E bentornati in collegamento con Simac Tanitech per Visioni. Abbiamo con noi Guido Cami, quindi entriamo con Forestali nel mondo delle forniture, in particolare per la calzatura. Cami, intanto raccontiamo un po' la realtà di Forestali a chi non la conoscesse. Quelli degli addetti ai lavori la conoscono sicuramente, però altri che magari non sono propriamente collegati a questo mondo, raccontiamo che realtà è Forestali. È una storia lunga e cercherò di essere molto breve. È un'azienda che si chiama Industrie Chimiche Forestali, nasce da una concessione che il Regno Sabaudo aveva dato alla famiglia Girardi di Torino per tagliare le piante sul Lago Maggiore, la Compagnia dei Forestali, e da lì la fuoriuscita della resina, la raffinazione della resina e la produzione degli adesivi. Nata nel 1918 a Maccagno, sul Lago Maggiore, ancora viva e vegeta dopo ben oltre 100 anni di storia, player importante nella produzione di adesivi per al 50% calzatura e pelletteria, al 25% per il settore automotive e al 25% per settori, chiamiamoli più industriali, flexible packaging, gloss lamination e applicazioni particolari per l'industria. Vista la composizione della torta che mi ha già dato, qual è in questo momento il business trainante? Cioè quello in crescita, qual è quello magari un po' più complicato da gestire? Direi che in questi ultimi 2 anni, e in particolare nel 2025, la calzatura e la pelletteria hanno sofferto un po' per evidente riduzione dei consumi poi finali sul mercato a livello mondiale, e oggi sta ancora tirando molto bene tutta l'applicazione industriale e, seppur strano, il settore dell'automotive. Quindi la diversificazione premia molto, perché avendo più gambe in termini di sbocco di mercato, con calzatura e pelletteria che hanno trainato il nostro mercato per tanti anni fortissimo, oggi è un po' più in rallentamento, ma sono sempre ottimista. La gente cammina e consuma. E per aree geografiche c'è qualche up, qualche down? Ci sono mercati in crescita, mercati un po' più complicati? Per dare un'indicazione sommaria, noi generiamo circa 80 milioni di euro di fatturato, di cui la metà resta in Italia, quindi circa 40 milioni di euro. Gli altri 40 milioni di euro finiscono in 80 paesi. E dico 80 paesi perché veramente siamo presenti in tutto il mondo. Siamo presenti sul fronte americano, Stati Uniti, Messico e Sud America. Siamo presenti sul fronte del Far East, Giappone, Bangladesh, India, Pakistan, Vietnam, Indonesia, Laos, Cambogia. Siamo presenti nel West Africa, siamo presenti in Europa in tanti posti. Diciamo che oggi l'Italia sta comunque giocando per noi un ruolo buono, perché dove si fanno i prodotti più tecnici, qua è rimasta la qualità, i prodotti innovativi, dove la comunità europea pretende che siamo compliance con le nuove leggi. L'Asia vediamo che è una battaglia difficile perché è grande, ma la competizione sul prezzo diventa rilevantissima, e devo dire che anche la zona del West Africa sta diventando una buona zona di destinazione. Parliamo proprio di Africa. L'Africa è uno dei temi cruciali di questo Simac Tanitech. Ieri avevamo qui con noi il ministro dell'industria del Kenya in intervista, che era una delle countries di riferimento. Lei come la vede in evoluzione l'Africa? Ma allora, noi siamo presenti nei paesi, diciamo, del West Africa, quindi Senegal, Mali, Costa d'Avorio, Camerun. Però c'è tutta l'area del Maghreb, che è molto forte, tutta l'area del Marocco, tutta l'area della Tunisia, anche l'area dell'Algeria. Sicuramente un continente che ha un sacco di risorse, popolazione in crescita, costo della manodopera molto accessibile, logisticamente decisamente più vicino, almeno per noi europei, di quanto possa essere il Far East, e quindi in termini prospettici io credo che possa essere un buon mercato, sia di sbocco per le crescite che stanno avendo in termini di così dimensionali, ma anche nel frattempo in termini di fornitura di manodopera e di conseguenza di capacità di produrre semilavorati o prodotti finiti da rimportare poi in Europa. Molto bene, parliamo in questo momento di innovazione. Simac Tanitech è il luogo dell'innovazione. Che tipo di innovazione quali investimenti state attuando in azienda per l'innovazione? Allora, premesso il fatto che noi siamo un'azienda che fa adesivi, quindi siamo un'azienda chimica, e come sapete oggi la chimica è sotto l'occhio del ciclone a livello europeo, per cui la compliance in termini impiantistici e normativi è rigidissima. Quindi la prima cosa che stiamo facendo è l'adeguamento di tutto il nostro sistema e impianti a quelle che sono le prescrizioni legislative. E devo dire, a onor del vero, con grande orgoglio di essere italiano, che noi italiani siamo realmente i numeri uno da un punto di vista di gestione industriale. Bene i tedeschi, bene i francesi, ma noi italiani siamo by far persone veramente in gamba. Quindi una buona parte degli investimenti finisce sempre in attività impiantistiche di miglioramento
di sicurezza, di innovazione, riduzione delle emissioni, riduzione dell'impatto ambientale, gestione dell'acqua, gestione dell'aria, che secondo me sono fondamentali, oltre alla protezione dei nostri lavoratori che, lavorando in ambienti chiusi dove ci sono effluvi di diversa natura, devono essere protetti. E poi l'innovazione va sullo sviluppo del prodotto, quindi gli impianti e l'hardware da una parte, dall'altra la parte formulativa. Crescita per esempio di tutti gli adesivi base acqua. Se torniamo indietro di 15 anni, la nostra produzione, fatta a 100 la produzione degli adesivi, probabilmente al 90% era ancora adesivi di base solvente. Il solvente come veicolo per miscelarci dentro i vari polimeri per fare l'adesivo. Oggi il solvente rappresenta poco meno del 50% della produzione e l'altro 50% è o adesivo base acqua o adesivo senza solvente. Quindi grande riduzione dell'impatto ambientale e grande miglioramento in termini di approccio green a quello che è l'ambiente. E in prospettiva? In prospettiva dobbiamo andare avanti su questa strada. Voi sapete che tutte, come dicevamo prima, la compliance del regulatory diventa sempre più stringente, quindi la nostra capacità sta nel progettare, sviluppare, formulare prodotti che non contengano materie prime che possono essere nocive, tossiche, pericolose per l'ambiente. Quindi si va in una strada, secondo me, di elevazione di standard qualitativi e di conseguenza i laboratori devono essere capaci di poter fare queste cose. Noi su 150 dipendenti che abbiamo, 22 stanno in laboratorio perché siamo dei formulatori. Dall'altra parte io dico innovazione in termini prestazionali. L'adesivo comunque si sostituisce spesso anche a tutto quello che è l'imbiattaggio meccanico. Quindi andiamo in una strada che secondo me diventa virtuosa. Non dimentichiamo il ciclo di vita e la possibilità al termine del ciclo di vita dei prodotti di poter smontare un oggetto, dividerlo nelle sue parti e di conseguenza separare i componenti. Pensate a una scarpa, la separazione di una suola da natomaia, dai foderi e dai lacci è complesso. Certo. E ci stiamo inventando degli adesivi che accondiscendono anche a queste cose. Io li chiamo touch and stitch, cioè la possibilità di attaccare insieme delle robe e poi di staccare. Fondamentale poi per arrivare appunto a tutto il riciclo completo, la separazione dei... Diventa basilare. Chiaro. Su questo tema spendo una parola e dico speriamo che noi europei, che siamo sotto l'egida della comunità europea, non siamo gli unici al mondo che fanno queste cose, altrimenti il rischio vero diventa che noi creiamo un sistema estremamente complesso, ma i concorrenti più birichini con deregulation varie possono prendere vantaggio. Chiarissimo il messaggio. Concludiamo direi con, possiamo già farlo ormai, un bilancio su questa edizione di Simac Tanita, siamo all'ultimo giorno. Com'è andata secondo lei e che sensazioni ha raccolto? Allora, io credo che ormai, essendo ormai ultra sessantenne e avendo visto fiere da 40 anni della mia vita, la fiera sia un ambiente diverso da quello che vedevo quando avevo 25 anni. Allora era un ambiente dove uno veniva col copia commissioni per portarsi a casa degli ordini. Oggi invece secondo me diventa un luogo di confronto, di network, di scambio di informazioni, di idee, e credo che anche questa volta siamo stati soddisfatti. Al nostro stand è venuta gente di tutte le etnie mondiali e questo dimostra che nonostante una situazione generale di mercato un po' turbolenta, la gente non smette di pensare, ha voglia di girare, ha voglia di capire, quindi io dico a noi italiani facciamo quadrato, le associazioni, le fiere, i momenti di incontro sono basilari per lo sviluppo. E grazie a Guido Acami per l'intervento, per questo bel messaggio che ci ha lasciato, e appuntamento tra poco con un nuovo ospite. Grazie molte, arrivederci.